Immaginate di vivere con la certezza assoluta che il sole non sia una palla di fuoco eterna, ma un cuore morente che batte nel cielo. Immaginate di sapere, con la stessa sicurezza con cui sapete di dover respirare, che ogni notte la luce combatte una guerra disperata contro l'oscurità infinita. E immaginate che voi, piccoli uomini di fango e mais, siate gli unici responsabili dell'esito di questa battaglia. Se voi vi fermate, se il vostro coraggio vacilla, se il sangue smette di scorrere, il sole si spegnerà e le stelle, che non sono luci amiche, ma mostri scheletrici in attesa, scenderanno per divorare l'umanità. Benvenuti a Tenochtitlan, dove la morte non è la fine della vita, ma il carburante che permette al mondo di continuare a girare. Benvenuti viaggiatori dell'immaginario, qui su Sussurri dal Mito. Oggi abbandoniamo le coste familiari del Mediterraneo, lasciamo che il marmo bianco della Grecia e le sabbie dorate dell'Egitto svaniscano alle nostre spalle. Attraversiamo l'oceano del tempo e dello spazio per approdare in una valle circondata da vulcani attivi, dove l'aria è rarefatta e la luce ha una qualità cristallina, tagliente come l'ossidiana. Siamo nel 1487, o quello che per noi è il 1487. Per loro è l'anno 7 Canna. Siamo nel cuore pulsante dell'impero azteco, o meglio mexica. Siamo a Tenochtitlan, la Venezia del Nuovo Mondo, la città impossibile costruita nel mezzo di un lago salmastro, collegata alla terraferma da strade rialzate che sembrano fili tesi sull'acqua. Non giudicate ciò che state per vedere. Vi chiedo questo sforzo immane. Mettete da parte la vostra morale del XXI secolo, costruita sulla sacralità dell'individuo. Qui, l'individuo non conta nulla di fronte alla sopravvivenza del tutto. Qui, la teologia non è una questione di fede, ma di fisica. L'universo è una macchina che consuma energia e l'energia più pura, l'unica capace di nutrire gli dei, è il Chalkihuatl, il liquido prezioso, il sangue umano. La notte sta finendo, o almeno così sperano tutti. Sulla cima del Templo Mayor, la grande piramide doppia che domina la città, un uomo osserva l'orizzonte orientale. Si chiama Totec. È il Quetzalcoatl Totec Tlamakasqui, il sommo sacerdote di Huitzilopochtli, il dio della guerra e del sole. Totec è vecchio. La sua pelle è avvizzita come pergamena antica, tinta di nero con fuliggine sacra. I capelli sono una massa arruffata e rigida, impastata di sangue rappreso di 1000 sacrifici precedenti. Non si lava i capelli da quando ha preso i voti, 30 anni fa. Il tanfo che emana sarebbe insopportabile per noi, ma qui, in cima al mondo, è l'odore della santità, è l'odore del dovere compiuto. Totec trema, non per il freddo dell'alba, che a questa altitudine morde le ossa, ma per il terrore. Ogni mattina è la stessa agonia. Il sole sorgerà. Huitzilopochtli, il colibrì Mancini, avrà la forza di sconfiggere ancora una volta le sue sorelle, la luna e le stelle, che cercano di ucciderlo mentre dorme nel grembo della terra. Totec guarda le stelle, le Zizimime. Noi le vediamo come puntini romantici. Lui le vede per quello che sono nella loro mitologia, demoni scheletrici con mascelle pronte a scattare. Se il sole non sorge, loro scenderanno e non ci sarà dove nascondersi. Il silenzio della città addormentata è irreale. Sotto di lui,
200.000 anime trattengono il respiro. Dai palazzi dei nobili alle capanne di giunco dei pescatori, nessuno osa parlare. I fuochi sono spenti. È il momento del dubbio cosmico. È l'era del Naui Ollin, il quinto sole. I Meshika sanno che ci sono stati 4 mondi prima di questo. 4 volte gli dei hanno tentato di creare l'umanità e 4 volte hanno fallito. Il primo mondo fu divorato dai giaguari, il secondo fu spazzato via dal vento, il terzo fu incenerito da una pioggia di fuoco, il quarto fu sommerso da un diluvio. E questo, il quinto, questo è il mondo del movimento. È destinato a finire con un terremoto catastrofico. Ma non oggi. Non se Totec può impedirlo. La responsabilità schiaccia alle spalle del sacerdote più della cappa di piume di colibrì che indossa. I dei non sono padri benevoli. I dei aztechi non vi amano. I dei aztechi hanno fame. Si sono sacrificati per creare il mondo. Si sono gettati nel fuoco primordiale per diventare il sole e la luna e ora esigono di essere ripagati. È un debito di sangue che non può mai essere estinto, solo rateizzato. Portatelo, sussurra Totec. La sua voce è un raschio secco, simile al suono di 2 pietre che sfregano. Dietro di lui, nell'ombra del santuario dipinto di rosso e bianco, i tamburi iniziano a suonare. Il huehuetl, il tamburo verticale di legno intagliato con pelli di giaguaro, emette un battito lento, profondo. Boom, boom, boom. Non è musica, è il battito cardiaco della città che si risveglia. È il segnale che il rituale deve iniziare per spingere il sole fuori dall'orizzonte. La vittima di oggi non è un criminale, non è un rifiuto della società. È un guerriero, un prigioniero catturato durante le guerre fiorite, le Xochiaoyotil. Guerre combattute non per conquistare terre, ma per raccogliere fiori per gli dei. Si chiama Ictaca. Viene dalla città nemica di Tlaxcala. È giovane, forte, bellissimo nella sua perfezione fisica. Per mesi è stato trattato con onore, nutrito con i cibi migliori, vestito con mantelli di cotone pregiato. Perché? Perché non si offre agli dei qualcosa di rotto o di brutto. Si offre il meglio. Ictaca sa cosa sta per succedere. È stato addestrato per questo fin dalla nascita, proprio come Totec è stato addestrato a ucciderlo. Nella mente di Ictaca non c'è la nostra paura del nulla. C'è il terrore, sì, l'istinto animale di sopravvivenza, ma c'è anche una strana, allucinata accettazione. Sa che morendo sulla pietra non andrà nel Mictlan, il triste regno dei morti sotterraneo dove le anime svaniscono nel nulla. No, lui diventerà un compagno del sole. La sua anima si trasformerà in un colibrì o in una farfalla e per 4 anni accompagnerà il disco solare nel suo viaggio attraverso il cielo, cantando e bevendo nettare. È una morte gloriosa, è il destino supremo. Ma mentre i gradini della piramide si stagliano davanti a lui, ripidi come una parete di montagna, l'ideologia combatte contro la carne. Le gambe tremano, lo stomaco si contrae. La processione inizia alla base della piramide. L'aria è satura di incenso, il copal, una resina aromatica che brucia in bracieri di ceramica, producendo un fumo bianco e denso che serve a purificare l'aria e a portare le preghiere verso l'alto. Il profumo del copal è dolce, pungente e si mescola a un altro odore, più metallico, più ferroso, che impregna le pietre stesse del tempio. L'odore di sangue vecchio. Il Tempio Maior non è un luogo pulito, è un mattatoio sacro. I gradini sono scuri, macchiati da strati e strati di ossidazione. Le mosche ronzano anche a quest'ora, un coro secondario e grottesco. Totec osserva la processione salire.
vede i sacerdoti minori, vestiti di nero, con i capelli lunghi e arruffati, che sostengono il prigioniero. Vede Iktaka alzare lo sguardo. I loro occhi si incontrano. In quello scambio di sguardi non c'è odio. Non c'è la relazione tra assassino e vittima. C'è la complicità di due operai che lavorano alla stessa macchina immensa. Uno deve aprire la porta, l'altro deve attraversarla. Senza Iktaka, Totek è inutile. Senza Totek, Iktaka è solo carne mortale. Insieme stanno per diventare divini. Il cielo è pallido a est, mormora un assistente, indicando l'orizzonte. Una striscia di grigio, appena visibile, sta tagliando il nero della notte. Non è abbastanza, risponde Totek, stringendo il manico del suo coltello sacrificale. Il coltello non è di metallo. Gli aztechi non usano il ferro per le armi. È di selce o di ossidiana. L'ossidiana è vetro vulcanico. È più tagliente di qualsiasi bisturi d'acciaio chirurgico moderno. Può separare le cellule senza strapparle. Ma è fragile. Se colpisce l'osso nel modo sbagliato, si scheggia. Totek conosce l'anatomia umana meglio di qualsiasi medico del suo tempo. Le sue mani, benché vecchie, non tremano più ora che il momento è arrivato. Conosce il punto esatto, sotto le costole, dove il diaframma cede, dove il cuore è appeso come un frutto maturo pronto per essere colto. Il rumore della folla in basso inizia a salire. Un mormorio basso, simile al vento tra le canne del lago Texcoco. Stanno pregando, o forse stanno implorando. Hanno visto le stelle impallidire, ma il disco solare non è ancora apparso. Huitzilopochtli è stanco. Ha combattuto tutta la notte contro la luna. Coyolxauhqui, la dea smembrata che cerca sempre vendetta. Ha bisogno di forza, ha bisogno di acqua preziosa. E Totek è il coppiere che deve versare il vino. La piramide ha 114 gradini. Iktaka li sta salendo uno a uno. Ogni gradino è una vita. Ogni gradino è un secolo. Il prigioniero ansima. L'altitudine di Tenochtitlan, più di 2000 metri, rende l'aria sottile. La fatica della salita è parte del rituale. Il cuore deve battere forte, deve pompare furiosamente. Deve essere vivo, vibrante, frenetico quando viene esposto alla luce. Un cuore lento è un'offerta povera. I tamburi aumentano il ritmo. Boom, 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 boom. Il suono entra nel petto di Iktaka e si sincronizza col suo stesso battito. Sta diventando un'estensione del tamburo, un'estensione della città. Totek si avvicina alla pietra dei sacrifici, il Tekkatl. È un blocco di pietra vulcanica, convesso, leggermente curvo verso l'alto. È studiato con un'ingegneria macabra e perfetta. Quando la vittima viene stesa lì sopra, con la schiena inarcata sulla curva della pietra, il petto si tende al massimo. Le costole si separano leggermente. La pelle si tira come quella di un tamburo, rende l'accesso al torace immediato. Non c'è spazio per l'errore. Il sacerdote alza le mani al cielo ancora scuro. O signore del turchese, o colibrì del sud, grida Totek in Nahuatl, la lingua fluida e poetica dei Mexica. Ecco il tuo sostentamento. Ecco la tua tortiglia calda. Mangia affinché noi possiamo vivere. Bevi affinché la luce non muoia. Iktaka è arrivato all'ultimo gradino. È nudo, coperto solo da polvere di gesso bianco e piume. Non sembra più un uomo, sembra un angelo caduto o un dio in ascesa. I sacerdoti minori lo afferrano, non con violenza, ma con fermezza assoluta. 4 uomini, uno per ogni arto, uno per ogni punto cardinale. Lo portano verso la pietra. Iktaka non urla. Forse gli hanno dato del pulque, bevanda alcolica o dei funghi allucinogeni per stordirlo? Forse. Ma Totek preferisce pensare che sia il coraggio. Lo stendono sul Tekkatl, la schiena in arca. Il petto si offre al cielo. Iktaka guarda in alto, verso il vuoto dove dovrebbe esserci il sole. E in quel momento il mondo si ferma. Il mondo si ridusse a un singolo punto focale. La lama nera di ossidiana nella mano destra di Totek. Per noi, osservatori moderni, quel coltello è uno strumento di morte.
Per Totek, in quel momento sospeso tra la notte e il giorno, era una chiave scavata nel vetro vulcanico, capace di aprire l'unica porta che contava davvero, la gabbia toracica di un uomo, per liberare l'energia intrappolata al suo interno. Non ci fu esitazione, non ci fu crudeltà. Il colpo calò con la precisione di un chirurgo e la forza di un fabbro. L'ossidiana, più affilata di qualsiasi metallo, non tagliò la pelle, la separò. Penetrò appena sotto le costole, in quel punto molle dove la protezione ossea cede il passo al diaframma. Ishtaka spalancò la bocca. Non emise un urlo, ma un sospiro strozzato, un'espirazione violenta di aria e spirito. I suoi occhi si rovesciarono all'indietro, cercando il cielo che ancora non c'era. Il suo corpo ebbe un sussulto, un arco voltaico di pura tensione muscolare, mentre i 4 sacerdoti minori premevano con tutto il loro peso sulle sue braccia e sulle sue gambe, tenendolo inchiodato alla pietra convessa. Il suono che seguì fu umido, terribile e necessario. Il suono di tessuti che si strappano, di cartilagini che si arrendono. Totek infilò la mano nella ferita aperta. Non sentiva il calore del sangue che gli inondava il polso, o meglio, lo sentiva, ma non come liquido. Lo sentiva come fuoco liquido, come la sostanza stessa di cui sono fatte le stelle. Le sue dita esperte, guidate da decenni di pratica, trovarono l'aorta, trovarono il muscolo che batteva furiosamente, cercando di pompare vita in un corpo che stava già morendo, con uno strappo deciso, un movimento rapido che richiedeva una forza brutale. Totek recise le connessioni finali e poi lo estrasse. Il cuore di Ictaca uscì dal petto come un frutto rosso e fumante colto da un albero di carne. Era ancora vivo. Questa è la parte che la nostra mente fatica ad accettare, ma che per gli Aztechi era la prova della divinità. Il cuore, separato dal corpo, continuava a battere nella mano del sacerdote. Pulsava ritmicamente. Tum tum, tum tum, spruzzando sangue caldo nell'aria gelida del mattino. Il vapore si alzava dal muscolo cardiaco come incenso, una preghiera visibile che saliva verso l'alto. Totek alzò il braccio, sollevò il cuore verso l'orizzonte orientale, offrendolo al vuoto. Tonatiuh! Urlò, la voce che si spezzava per lo sforzo. Ecco la tua aquila, ecco il tuo cactus prezioso. Sorgi! E come in risposta a un comando divino, o forse come semplice coincidenza astronomica che i sacerdoti interpretavano come causalità, l'orizzonte si spezzò. Il primo raggio di sole, un dardo di luce dorata e violenta, superò la catena dei vulcani a est, colpì la cima del Templo Mayor, colpì il cuore pulsante nella mano di Totek, facendolo brillare come un rubino grottesco e magnifico. Il sole era sorto. Huitzilopochtli aveva accettato l'offerta. La notte era stata sconfitta. Un boato salì dalla piazza sottostante. 200.000 persone espirarono contemporaneamente. Non era un urlo di gioia, era un urlo di sollievo primordiale. Il mondo non era finito. Il quinto sole aveva ancora benzina per un altro giorno.
I bambini non sarebbero stati divorati dalle tenebre. Il mais sarebbe cresciuto. Totek, tremante per l'adrenalina e la stanchezza mistica, si girò verso la statua colossale di Huitzilopochtli che dominava il santuario. L'idolo era spaventoso e bellissimo, coperto di piume di colibrì, con una maschera d'oro e occhi di giada. Ai suoi piedi c'era il Quaucicalli, il vaso dell'aquila, un recipiente di pietra scolpita. Con reverenza, Totek depositò il cuore ancora fremente nel vaso. Lì, insieme ai cuori di altri guerrieri sacrificati in precedenza, avrebbe continuato a nutrire simbolicamente il dio. Il sangue si mescolava, diventando un lago sacro in miniatura. Ma il rito non era finito. Il cuore apparteneva al sole, ma il corpo apparteneva alla terra e al popolo. I sacerdoti minori lasciarono la presa sugli arti di Chtaka. Il guerriero, ora solo un guscio vuoto, una crisalide abbandonata dalla farfalla della sua anima, giaceva inerte sulla pietra Teccatl. Il suo volto era sereno. La smorfia di dolore si era sciolta in una vacuità di marmo. Aveva compiuto il suo destino. Non era più un nemico di Tlaxcala, era un messaggero divino. Con gesti pratici, quasi bruschi, i sacerdoti spinsero il corpo verso il bordo della scalinata ripida. Il corpo di Chtaka iniziò a rotolare. Non fu una caduta disordinata. Fu una discesa ritmica, brutale. I gradini della piramide erano alti e stretti, progettati proprio per questo. Il corpo rimbalzava, clac, 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 un suono di ossa contro pietra che risuonava in tutta la piazza. Sangue fresco dipingeva una scia rossa sulla scalinata, rinnovando il colore del tempio che era letteralmente incrostato di vita passata. Questa caduta non era un atto di disprezzo, era una rappresentazione mitologica precisa. Rievocava la caduta di Coyolxauhqui, la dea della luna, che fu sconfitta da Huitzilopochtli appena nato e gettata giù dal monte Coatepec, il monte dei serpenti, smembrandosi nella caduta. Ogni sacrificio era una recita teatrale della creazione del cosmo. Il corpo che cadeva era la notte che veniva scacciata dalla luce. Quando il corpo arrivò alla base della piramide, si fermò in una posa scomposta, coperto di polvere e calce. Lì non c'erano sacerdoti ad attenderlo, ma guerrieri anziani e macellai rituali. La folla si aprì. C'era un rispetto silenzioso, quasi timoroso, mentre gli addetti si avvicinavano al caduto. Ictaca, o ciò che ne restava, non veniva trattato come spazzatura. Veniva trattato come un oggetto sacro, carico di Teotl, energia divina. Aveva toccato il Dio, era stato dentro il Dio, o meglio, il Dio era entrato in lui tramite il coltello. Quindi la sua carne non era più carne umana, era carne consacrata. Totek, dall'alto della piramide, si pulì le mani su un panno di cotone grezzo, ma il sangue era ormai penetrato nelle linee della sua pelle, diventando parte di lui. Guardò giù. Il sole ora era alto, un disco bianco e rovente nel cielo azzurro terso del Messico centrale. Il calore iniziava a salire, facendo evaporare l'umidità della notte. Le pietre del tempio cominciavano a scottare.
si sentiva svuotato. Ogni volta che strappava un cuore, sentiva che un pezzo della sua stessa anima veniva strappato via con esso. Era il prezzo del sacerdozio. I guerrieri morivano una volta sola, sulla pietra. Totek moriva ogni mattina, uccidendo per salvare tutti. Si chiedeva spesso, nel segreto dei suoi pensieri notturni, quanto a lungo Huitzilopochtli si sarebbe accontentato. Un cuore bastava per oggi, ma domani, e tra un anno, e alla fine del ciclo di 52 anni, quando il tempo stesso rischiava di fermarsi. La fame degli dei sembrava infinita e il numero di guerrieri da catturare non era illimitato. Sotto di lui, nella piazza, il rituale entrava nella sua fase sociale. Il corpo di Iktaka fu portato via con solennità. Non sarebbe stato sepolto. La sua carne sarebbe stata divisa. I sacerdoti presero la testa, che sarebbe stata scarnificata e posta sullo Zompantli, la rastrelliera dei teschi. Lì, infilata su un palo di legno orizzontale, insieme a migliaia di altri crani sbiancati dal sole, avrebbe guardato in eterno verso il tempio, un testimone silenzioso della grandezza dell'impero. I teschi non erano trofei di terrore per gli Aztechi, erano semi di vita, garanzia che la morte non era la fine. Il resto del corpo fu portato nelle case dei guerrieri nobili e dei sacerdoti. Lì, in cucine piene di vapore, sarebbe stato preparato il tlacuatli, uno stufato di mais, peperoncino e carne sacra. Non immaginate un banchetto di cannibali selvaggi che si strappano la carne con i denti. Immaginate una comunione. Come i cristiani mangiano il corpo di Cristo sotto forma di pane per assorbire la sua grazia, i Mexica mangiavano la carne del guerriero sacrificato per assorbire la sua forza, il suo coraggio, la sua energia solare. Mangiare Iktaka significava diventare un po' come lui. Significava onorarlo, renderlo parte della comunità per sempre. Era un atto di integrazione, non di distruzione. Chi mangiava quel pasto lo faceva in silenzio, con gravità, sapendo di masticare qualcosa che era stato toccato dal divino. Totek rimase sulla cima del tempio ancora per un po'. Il sole gli bruciava la pelle nera. Le mosche erano tornate, attirate dal sangue fresco sul Tecatl. Il sommo sacerdote guardò la città che riprendeva vita. Venne i mercanti uscire con le loro canoe verso il mercato di Tlatelolco. Vide le donne macinare il mais per le tortillas. Vide i bambini correre lungo i canali. Tutto questo, la risata di un bambino, il profumo del cibo, il volo di un airone sul lago, tutto questo esisteva solo perché lui aveva avuto il coraggio di usare il coltello. Era un peso terribile, ma qualcuno doveva portarlo. Il sole si muove, sussurrò Totek al vento secco. Il quinto mondo continua, ma mentre scendeva lentamente i gradini, appoggiandosi al bastone cerimoniale, non poté fare a meno di notare un'ombra all'orizzonte. Non un'ombra fisica, ma una sensazione. Si diceva che presagi strani fossero stati avvistati sulla costa orientale. Case galleggianti sull'acqua, uomini barbuti con pelli di metallo. Totek scosse la testa. Probabilmente erano solo dicerie. O forse erano nuovi demoni mandati dalle stelle per testare la loro fede. Se fossero arrivati, avrebbero trovato il popolo del sole pronto,
avrebbero trovato i coltelli di ossidiana affilati, perché non importava chi fosse il nemico, il sole doveva mangiare. Arrivato alla base, un giovane novizio gli porse una ciotola d'acqua per lavarsi le mani. L'acqua divenne subito rossa. Totek guardò il vortice cremisi nella ciotola. Sangue. Tutto iniziava e finiva con il sangue. Il Chalchihuatl era la moneta dell'universo e l'inflazione stava salendo. Mentre il sacerdote si ritirava nelle sue stanze buie all'interno del recinto sacro, la piazza fuori esplodeva di vita. I tamburi avevano cambiato ritmo. Ora non erano più un battito cardiaco ansioso, ma una danza. La morte aveva generato la vita. Il cerchio si era chiuso. Ma per quanto tempo ancora? Mentre il sole raggiungeva lo zenit, bruciando bianco e impietoso sulle acque salmastre del lago Texcoco, la città di Tenochtitlan cambiava volto. La tensione mistica dell'alba, quel terrore sacro che aveva tenuto 200.000 anime col fiato sospeso, si scioglieva in una quotidianità ordinata, ma segnata indelebilmente dal sangue versato. Il corpo di Chtaka, o meglio, ciò che la teologia azteca considerava il guscio sacro, non era stato gettato via, era stato accolto. Nelle case dei guerrieri Giaguaro e dei nobili Pipiltin, i fuochi erano accesi sotto grandi pentole di terracotta. L'odore che si spandeva nei cortili interni, tra le orchidee e le fontane, non era quello della morte, ma quello della vita che si rinnova. Stavano preparando il tlacatlaolli, lo stufato di mais e carne. Per noi, osservatori moderni, questa scena evoca un orrore indicibile. Cannibalismo. La parola stessa ci fa rabbrividire, ma dobbiamo fare lo sforzo, ancora una volta, di entrare nella mente di Totek e del suo popolo. Per loro, mangiare la carne del sacrificato non era un atto di fame animale, era l'equivalente della comunione cattolica. Ktaka era diventato Teotl, era stato toccato dal Dio. La sua carne era impregnata di energia solare. Mangiarne un pezzo insieme al mais, che era la carne della terra, significava unire il cielo e la terra dentro il proprio stomaco. Significava dire: io sono parte di questo ciclo. Io accetto che la vita si nutra di morte. Il banchetto si svolgeva in silenzio, con gravità solenne. Non c'erano risate, non c'era lussuria gastronomica. C'era solo la consapevolezza che, un giorno, anche la propria carne avrebbe potuto nutrire qualcun altro, fosse un dio o un uomo. Totek non mangiò. I sommi sacerdoti digiunavano spesso, nutrendosi solo di tortillas secche e acqua, per mantenere la mente lucida e aperta alle visioni. Rimase nel Calmecac, la scuola per i nobili e i futuri sacerdoti, a osservare il fumo del copal che saliva verso il soffitto annerito. Si sentiva stanco, una stanchezza antica che andava oltre le sue ossa vecchie. Aveva salvato il sole anche oggi, ma sentiva che qualcosa stava cambiando nell'ingranaggio del mondo. Negli ultimi mesi i presagi si erano moltiplicati e per un popolo che leggeva il futuro nel volo degli uccelli e nelle viscere dei serpenti, i presagi non erano coincidenze, erano avvertimenti. Una cometa aveva squarciato il cielo notturno come una ferita di fuoco che sanguinava a scintille. Il tempio di Huitzilopochtli
si era incendiato da solo, senza che nessun fulmine lo colpisse, e l'acqua gettata per spegnerlo aveva solo fatto ruggire le fiamme più forte. Una donna era stata sentita piangere nelle notti di nebbia lungo i canali, gridando: «Figli miei, dove vi porterò? Dobbiamo andare lontano». E poi c'erano le voci che arrivavano dalla costa. I messaggeri di Moctezuma II, l'imperatore, avevano corso giorno e notte per portare notizie impossibili. Avevano parlato di montagne che galleggiano sull'acqua, di uomini con la pelle chiara, coperti di metallo che non era oro né argento, ma un materiale grigio e duro che spezzava le loro frecce, di animali mostruosi, cervi giganti senza corna, che gli uomini cavalcavano come fossero parti del loro stesso corpo. Totec guardò la statua di Quetzalcoatl, il serpente piumato, il dio sapiente che aveva creato l'umanità impastando le ossa dei morti con il proprio sangue. La leggenda diceva che Quetzalcoatl se n'era andato a est, promettendo di tornare nell'anno Ce-Acatl, uno Canna. Totec fece un calcolo rapido, usando i sassolini di giada su una tavola di legno. I suoi occhi si spalancarono nel buio del tempio. Questo era l'anno 1 Canna. Un brivido freddo percorse la schiena del vecchio sacerdote, più gelido del vento della sierra. Se quelli che arrivavano dal mare erano gli dei che tornavano, perché portavano la morte? Perché le loro canne che sputano fuoco, gli archibugi e i cannoni, uccidevano i guerrieri del sole senza onore, da lontano, con un tuono che non apparteneva a Tlaloc, il dio della pioggia. Totec capì, con una lucidità terrificante, che il sacrificio di Ktaka forse non era bastato. Forse il quinto sole non stava morendo perché mancava il sangue. Forse stava morendo perché il suo tempo era finito. La profezia diceva che il quinto mondo sarebbe finito con i terremoti, ma forse terremoto era una metafora. Forse il terremoto era il crollo di un'intera civiltà sotto il peso di un'altra. Pochi anni dopo quel giorno di sole e sangue, la visione di Totec divenne realtà. Non furono le stelle zizimime a scendere dal cielo per divorare l'umanità. Furono gli spagnoli di Hernán Cortés. E l'ironia suprema, quella che rende la storia azteca una tragedia greca di proporzioni cosmiche, è che fu proprio la loro fede a condannarli. Moctezuma esitò perché credeva di trovarsi di fronte a emissari divini. I guerrieri aztechi cercavano di catturare gli spagnoli vivi per sacrificarli, perché uccidere un nemico in battaglia era uno spreco di acqua preziosa. Gli spagnoli, invece, uccidevano per uccidere. 2 modi di fare la guerra, 2 modi di vedere la morte. E quello più pragmatico, quello più spietato nella sua efficienza laica, vinse. Immaginate l'ultimo giorno di Tenochtitlan, il 13 agosto 1521. La città non è più la Venezia splendente, è un cumulo di macerie fumanti. I canali sono rossi, non per il sacrificio rituale, ma per il massacro indiscriminato. Il vaiolo, portato dagli europei, ha decimato la popolazione più di qualsiasi carestia. Totec non c'è più. È morto, difendendo il Templo Mayor, trafitto da una spada di Toledo, mentre cercava di proteggere l'idolo di Huitzilopochtli. L'ultimo imperatore, Cuauhtémoc, si arrende.
Il silenzio cala sulla Valle del Messico, ma è un silenzio diverso da quello dell'alba rituale. È il silenzio della fine. I tamburi hanno smesso di suonare. Il cuore della città ha smesso di battere. Gli spagnoli salirono sulla grande piramide. Guardarono la pietra dei sacrifici incrostata di nero e provarono orrore e disgusto. La videro come l'altare del demonio. Non capirono che quella pietra era stata, per secoli, l'unico ingranaggio che teneva insieme l'universo, secondo la mente di chi l'aveva costruita. Spinsero giù gli idoli di pietra, rotolarono lungo gli stessi gradini, dove erano rotolati i corpi dei guerrieri come Ictaca, e al loro posto piantarono una croce di legno. E qui accade l'impensabile. La notte arrivò e il mattino dopo il sole sorse. Sorse senza sangue, sorse senza cuori strappati, sorse indifferente sopra le rovine di un impero che aveva dedicato ogni respiro a nutrirlo. Per i sopravvissuti aztechi, quella fu la vera apocalisse, non la morte fisica, ma la morte teologica. Avevano vissuto nella certezza che il sole avesse bisogno di loro e scoprirono, nel modo più crudele possibile, che il sole non aveva bisogno di nessuno. L'universo era vasto, freddo e meccanico e girava anche senza il Chalchihuatl. Il loro sacrificio era stato inutile, o forse, in un senso distorto, avevano avuto ragione. Il loro mondo, il loro quinto sole, era effettivamente finito. La loro cultura, la loro lingua, la loro visione del cosmo si erano spente, schiacciate sotto il peso di un nuovo ordine. Le stelle, gli europei con le loro armature scintillanti, erano scese e li avevano divorati. Eccoci alla fine del nostro viaggio nel cuore del Messico antico. È facile, dal nostro comodo punto di vista moderno, guardare a Totec e Ictaca con orrore. È facile etichettarli come barbari sanguinari. Ma il mito e la storia ci chiedono di guardare più a fondo. Gli aztechi non uccidevano per sadismo. Non c'era piacere nella tortura. C'era solo un senso di responsabilità schiacciante. Vivevano con la consapevolezza costante della fragilità dell'esistenza. Sapevano che la vita è un prestito, non un diritto, e che ogni giorno di luce è un regalo che va pagato. Noi, figli della scienza e della ragione, abbiamo smesso di strappare cuori sulle piramidi, ma abbiamo davvero smesso di sacrificare vite per mantenere in piedi il nostro sole. Non sacrifichiamo forse il tempo, la salute e talvolta la vita stessa di milioni di persone sull'altare di dei astratti che chiamiamo economia, progresso o sicurezza? Non accettiamo forse che ci siano vittime collaterali nelle nostre guerre, giustificandole come necessarie per preservare il nostro modo di vivere, esattamente come Totec giustificava la morte di Ictaca per preservare il cosmo. L'azteco guardava il sole e vedeva un dio affamato che chiedeva sangue. Noi guardiamo il sole e vediamo una reazione di fusione nucleare. Abbiamo guadagnato in conoscenza, ma forse abbiamo perso quella connessione viscerale, quel senso di gratitudine terrorizzata per il semplice fatto di essere vivi un altro giorno. Ictaca morì convinto di diventare un colibrì e volare col sole. Totec morì convinto di aver fatto il suo dovere fino all'ultimo respiro. La loro civiltà è scomparsa,
sepolta sotto le chiese barocche e i grattacieli di Città del Messico. Se scavate sotto la cattedrale metropolitana, troverete ancora le fondamenta del Templo Mayor. Le pietre sono ancora lì, macchiate di ossido di ferro. E se ascoltate bene, nel caos del traffico moderno, potreste sentire un'eco lontana. Boom, boom, boom. Il battito di un cuore che cerca di tenere acceso l'universo. Il sole tramonta anche oggi e noi, come loro, speriamo che sorga domani. Ma a differenza di loro, noi diamo per scontato che lo farà. Speriamo di avere ragione. Il racconto di oggi termina qui. Le ombre si allungano sulla valle dell'Anahuac. Il fumo del copal si disperde. Spero che questa immersione nell'abisso della fede azteca vi abbia lasciato non solo brividi, ma domande. Il mondo antico è uno specchio rotto, ma ogni frammento riflette una parte di noi che spesso preferiamo non vedere. Se questa storia vi ha colpito, se avete sentito il freddo dell'ossidiana e il calore del sole, fatemelo sapere. E ditemi quale altra civiltà perduta, quale altro rituale dimenticato vorreste esplorare nel prossimo episodio. I cancelli del tempo sono aperti. Attendo le vostre guide. Grazie per aver ascoltato Sussurri dal Mito. Alla prossima storia.